Benissimo, allora iniziamo lo studio delle disfunzioni sacro-iliache, quindi passiamo un po' sull'altro versante, come dicevo prima. Qui la cosa si fa un po' più complicata, perché ovviamente sono movimenti a cui il sacro si sottopone con dei movimenti associati molto complessi, ma partiamo ad esempio da una condizione diciamo più semplice. Quindi abbiamo parlato ieri di un movimento articolato in cui la pelvi reagisce a livello dei movimenti, diciamo così, sia del tronco che dell'arto inferiore. E quindi la prima reazione, ad esempio, che ha il sacro, mi date ecco il modello qua, ok, quindi la prima reazione che fa il sacro, chiaramente, la effettua nei confronti della colonna lombare. Quindi è chiaro che, come abbiamo detto ieri, il sacro non ha dei muscoli propri, autonomi, no? Che può fare dei movimenti in libertà, chiaramente. Quindi il sacro è sempre in qualche modo soggetto a quello che gli succede attorno. E questi movimenti del sacro come vengono gestiti? Allora, i movimenti del sacro vengono gestiti attraverso alcune porzioni dell'articolazione sacro-iliaca, ovviamente in relazione anche a delle altre condizioni che avvengono a livello pubico, quindi tutto l'anello pelvico viene in qualche modo coinvolto attraverso un meccanismo intrinseco proprio alla pelvi stessa. Allora, dobbiamo chiarire una cosa. Ieri abbiamo parlato dei movimenti iliaci, cioè dell'ilio, i movimenti dell'ilio nei confronti del sacro, e questi movimenti abbiamo fatto una suddivisione anatomica di 3 livelli dell'articolazione sacro-iliaca, quindi dobbiamo precisare che questi movimenti iliaci chiaramente si effettuano nella terza porzione dell'articolazione sacro-iliaca. Dividiamo l'articolazione sacro-iliaca in 3 porzioni. La parte inferiore compete ai movimenti dell'ilio, dove l'ilio fa movimenti di rotazione posteriore, anteriore, movimenti di chiusura e di apertura. Non cito i movimenti di traslazione perché i movimenti di traslazione vanno al di là della normale fisiologia, quindi ci fermiamo ai primi 4 movimenti che compie l'ilio. Il sacro invece occupa funzionalmente le 2 porzioni dell'articolazione sacro-iliaca, quindi la prima porzione, quindi la porzione superiore, e la porzione media, quindi la porzione media. Partiamo con la porzione media, quindi nella parte centrale dell'articolazione sacro-iliaca, dove abbiamo il massimo rapporto concavo-convesso, proprio perché deve in qualche modo avere una funzione più meccanica, okay, più assiale, va bene? In questa porzione avvengono movimenti in cui il sacro può andare in flessione, cioè che il promotore sacrale viene in avanti e l'apice del sacro viene indietro, ok? Quindi fa un movimento, diciamo così, che normalmente è messo in relazione a delle condizioni di estensione, ok, della quinta e della quarta lombare. Cioè, mentre il sacro va in flessione, e dovremmo definire flessione bilaterale, perché lo stesso movimento viene svolto sia dall'articolazione sacro-iliaca di destra e di sinistra, più il sacro va in flessione, più il sacro va in orizzontale, se volete, quindi porta il promontorio in avanti e l'apice indietro, e più la L5 e la L4
sono costrette ad andare in estensione. In estensione vuol dire che vanno verso la iperlordosi, quindi tanto per darvi un'idea più generale. Ok? Quindi questa condizione noi la chiameremo sacro in flessione bilaterale. Ok? E poi vi spiego perché andremo a precisare in quale porzione dell'articolazione sacroiliaca avvengono questi movimenti. C'è un motivo ben preciso che lo vedremo tra qualche minuto. La stessa cosa, il sacro, sempre fisiologicamente, può compiere dei movimenti di estensione bilaterale. Quindi diviene più verticale e la lordosi lombare si appiattisce, quindi diminuisce la lordosi. Il rachide lombare, specie nella parte bassa al di sotto di L3, diviene più piatta, va bene? Quindi fa ovviamente un movimento che possiamo chiamarlo inverso, cioè mentre il sacro va in estensione bilaterale, la L4 e la L5 vanno in flessione. Questo concetto poi vertebrale di flessione e estensione lo riprenderemo ovviamente quando ci occuperemo della parte rachidea dello studio osteopatico. Okay? Quindi questo è il primo movimento naturale, ma anche quando noi siamo in piedi. Quando noi siamo in piedi, tendenzialmente il sacro, se le vertebre lombari sono libere e se non ci sono restrizioni artroviali, cioè che concernono le faccette articolari o legamentose, o perifericamente anche una condizione tensiva muscolare, il sacro in piedi tenderebbe ad andare tendenzialmente in flessione anteriore, in una condizione tensiva naturale. Quando invece noi ci sediamo, ovviamente proprio perché l'appoggio, quando noi ci sediamo noi ci appoggiamo su questa porzione qua, quindi ci appoggiamo sulle grandi tuberosità ischiadiche, no? Quindi ci appoggiamo sull'ilio, non ci appoggiamo sul sacro. Quindi il sacro, che è l'apice del sacro, è libero e sospeso, chiaramente, e quindi il sacro cosa farà? Quando noi siamo seduti, il sacro tendenzialmente va verso l'estensione. Le L4 e le L5 tendono a flettersi in avanti, okay, ed è questa, tra parentesi, la condizione favorevole, ad esempio, per le degenerazioni discali. Perché? Perché in questa condizione qua il nucleo, in modo particolare delle L4 e delle L5, e chiedetevi perché normalmente le protrusioni o le degenerazioni discali a livello lombare, statisticamente perché avvengono a livello del quinto disco intervertebrale o il quarto disco intervertebrale. Perché? Perché qui c'è una condizione meccanica di stress superiore a quello che può essere al di sopra della L3, centro di gravità, che poi dovremo anche qui approfondire molto il discorso. Quindi tutto questo però noi dovremmo verificarlo, in parte l'abbiamo fatto ieri con il TFS, proprio perché? Perché proprio attraverso il TFS noi stando seduti blocchiamo l'ilio, quindi l'ilio in qualche modo è fermo, ok? Quindi bilateralmente, e quando noi chiediamo di andare avanti la persona, di flettersi e andare avanti la persona, noi muoviamo il sacro nei confronti dell'ilio. A questo punto, nella flessione estensione bilaterale, ok? Noi troveremo che il TFS è prevalente al TFE, ma tuttavia il TFS sarà anche leggermente percepito
positivo anche dall'altra parte, quindi prevalentemente da un lato, però essenzialmente, perché noi vedremo che nella flessione bilaterale del sacro, vedremo che attraverso poi un altro test di mobilità sacrale, che noi vediamo che il sacro scende volentieri. Noi mettiamo la persona sdraiata, ok? Quindi la prima cosa che possiamo fare è capire perché solo dalla forma della colonna vertebrale e una forma della colonna vertebrale noi non riusciamo a capire dinamicamente se il sacro, perché il rapporto tra il sacro e la L5 che va, lo trovate sempre sulla dispensa, no? Quindi va dai 45 gradi in giù, ad esempio nelle persone di colore, questo grado qua, certo che andiamo a 45 gradi. L'angolo di Ferguson, che è un angolo che va a misurare, no? Il rapporto tra la L5 e il sacro, chiaramente, è in riferimento alla razza, al genere, quindi se è donna, se è maschio, anche se è vecchio, se è giovane. Okay? Quindi tendenzialmente su molte persone anziane quest'angolo qui, per motivi X di compensazione, va chiaramente a diminuire la persona. Nei bambini è maggiore. Nei bambini normalmente è maggiore, no? Okay. Quindi noi non possiamo dire questo è un sacro in flessione, perché vediamo, tanto per dire, in una signora non so, di 30 anni di colore, che il sacro è completamente orizzontale in avanti, che ha un arco molto accentuato a livello lombare. Okay. Quello è uno stato di fatto. Okay. E allora, cos'è che ci dice qual è la flessione e qual è l'estensione? Cioè, quali sono le condizioni di flessione e estensione del sacro? Noi ci dobbiamo affidare sempre al nostro metodo osservativo e di applicazione clinica dei test. Bene? Quindi allora, la prima cosa che facciamo, quindi prendiamo il percorso che faremo oggi, TF-TFS prevalente, facciamo finta che sia positivo il TFS, quindi poniamo subito il paziente in posizione prona, ok? E applichiamo da prima dobbiamo decidere, ma allora, funzionalmente, tendenzialmente in anteriore o posteriore? Perché, vedete, le condizioni strutturali di forma non ci indicano pienamente quali sono le condizioni funzionali. Un'altra cosa ancora, queste due condizioni si riflettono pesantemente anche di fronte a delle condizioni molto comuni che vengono riscontrate a livello della cerniera L5S1. Quindi a tutte le condizioni di anterolistesi, sentite parlare ad esempio di anterolistesi di L5, retrolistesi di L5, si fa sempre riferimento all'L5. Quindi sempre riferimento alla colonna vertebrale. È il concetto schematico che invece mette in evidenza cosa? Che un'anterolistesi, chiaramente, io la posso mettere in relazione con un'anterolistesi di L5, la posso mettere in rapporto con un'estensione bilaterale del sacro. E allora io non vado a massacrare la L5, vedete? No, ma vado a trattare il sacro, cioè è la base. Ma infatti, scusi, prima lei ha parlato di estensione e di flessione del sacro rispetto all'ilio. No. Ma lo fa? No. Sì, rispetto all'ilio. Rispetto all'ilio. Sì. Ma la fa vedere un attimino, perché non mi ritornano i punti. Allora, sì, noi abbiamo diciamo, in un'unica in un'unica articolazione che è la sacroiliaca, che diciamo la sacroiliaca è l'aggiunzione di due elementi, no? È l'aggiunzione dell'elemento dell'osso innominato, dell'ilio e del sacro. Allora io posso creare una condizione per cui
il sacro è fermo e si muove l'ilio. Mi spiego? Buonasera, io sono in piedi, no? Faccio il test, quello della cicogna, ok? Io faccio il test della cicogna, io mantengo fermo il sacro, no? E muovo l'ilio. Mi spiego? Oppure posso fare un'altra condizione, ad esempio, passo, che mi fai un po' anticipare le cose, ma va bene anche così, faccio ad esempio un movimento, passo il peso corporeo dal piede destro al piede sinistro, al piede destro al piede sinistro. Cosa succede? Succede un doppio movimento, sia a livello dell'ilio, quando io appoggio l'ilio va indietro, ma se l'ilio va indietro, che quindi quando contrario, cioè io mi appoggio sul sinistro e l'ilio sinistro va indietro, automaticamente questo movimento deve essere contrastato dal movimento, tra virgolette, opposto del sacro, perché altrimenti io faccio così, passo così. E quindi il sacro va nella rotazione interna. Cioè il sacro da quel lato, il sacro dal lato sinistro va in anteriorità, va in avanti. Sì, dove l'ilio va indietro, la base del sacro da quel lato va in avanti sì. E viceversa. Okay? Quindi soprattutto nella deambulazione questo avviene ad ogni passo, perché sì. Quando io sollevo la gamba l'ilio viene leggermente in avanti, giusto? Alla prima fase di sollevamento e il sacro va indietro. Quando poi alzo di più che l'ilio va indietro, il sacro va in avanti. È tutto un movimento diciamo di automatica compensazione, perché se entrambi andassero indietro o in avanti ci sarebbe uno squilibrio eccessivo. Sì, no, perché io poi stavo pensando a come si muove il sacro rispetto alle vertebre lombari. Certo. Allora, no, sì, il sacro... Sono confusa, cioè stavo pensando a... Allora, quello che abbiamo definito ora è un po' un anticipo di quello che dovremmo parlare. Quando facciamo la lombare. Appena, sì, più avanti voglio dire, no? Ok, ecco. Però quello che dobbiamo dire è che noi non trattiamo la lombare in questo seminario qui, però applichiamo comunque un test sulla lombare, ce l'avete già sulla dispensa, che è il test del rimbalzo o lo springing test, perché io per definire, proprio perché c'è una relazione funzionale molto stretta tra la lombare e il sacro, okay? Io per entrare ancora più in profondità nella diagnosi, perché allora una volta che ho superato il fatto che è positivo il TFS rispetto al TFE, quindi mi devo orientare verso una ricerca delle condizioni del sacro. Quindi ci andiamo sempre con la clinica. La nostra clinica è basata sui test di mobilità. Ok? Questo lo osteopatria è medicina manuale, pertanto non c'è nessun macchinario che ci può dare queste informazioni al momento, quindi le possiamo trarre bene attraverso un allenamento, attraverso una conoscenza, attraverso una pratica, no? dell'osteopatria. Quindi cosa faccio io? Seguitemi bene il discorso, perché così vi porto proprio gradualmente da dei concetti molto, molto semplici, vi porto verso la comprensione invece di meccanismi un po' più complicati, più sofisticati. Quindi, cosa faccio? Metto allora la persona in posizione prona, ok? E vado a assaggiare il tipo di risposta che mi dà il rachide lombare nei confronti del sacro, e applico il test di springing test, cioè c'è un fattore meccanico che mi dice che se lo springing test è praticamente, springing test vuol dire rimbalzo, è depressivo, cioè che quando io spingo sulla L4, L5, L3, L3, L4, L5 e spingo in modo da sollecitare una risposta elastica, chiaramente, ho una risposta invece di tipo depressiva, vuol dire che il sacro tendenzialmente preferisce di andare in avanti, quindi in flessione, ma trova delle difficoltà a tornare indietro. Contrariamente, se lo stesso test che vado ad applicare
mi dà una risposta invece di tipo proprio resistente, quindi il contrario di depressivo vuol dire resistente, cioè che quando io sollecito questa risposta elastica, io ho un immediato ritorno allo stato iniziale, no? Del movimento, vuol dire che il sacro tendenzialmente preferisce tensivamente e anche posizionalmente preferisce una posizione posteriore invece di quella anteriore. Quindi già ho diviso, e questo è fondamentale, perché poi nel proseguo io la prima cosa che devo stabilire a livello dell'ilio, abbiamo detto io le due cose che devo stabilire: se l'ilio è anteriore, vi ricordate, o posteriore, è in rotazione anteriore o posteriore. Qui troviamo la stessa necessità. La prima cosa che devo capire a livello del sacro, se il sacro preferisce funzionalmente una posizione anteriore e posteriore, perché tutto il resto poi, tutte le altre condizioni successive utilizzano uno dei due parametri. Quindi è importante suddividere il sapere. Se il sacro va più in flessione rispetto dell'estensione, con il test del rimbalzo, detto spring test, test del rimbalzo, e lo faccio così mettendo una mano sull'altra e do delle spinte rapide a livello lombare, poi vado a fare un altro controtest associato alla respirazione. Cosa succede durante la respirazione? Beh, durante la respirazione col paziente prono, chiaramente, se voi esperimento, voi lo fate, se la persona è sdraiata, ok? È sdraiata prona e fa una ispirazione profonda tenderebbe a portare il sacro in estensione. La espirazione tenderebbe a portare il sacro in flessione. Quindi, mettendo le mani in questo modo, prima eravamo così sulla lombare, ok? O anche trasversalmente lo possiamo mettere sulla lombare, però è preferibile così. Le stesse mani le mettiamo così, vedete che la mia mano accoglie completamente la parte dorsale del sacro, l'altra la poniamo sopra, ok? E chiediamo, e facciamo il test di mobilità sacrale respiratoria. Inspira, portiamo il sacro, e io inspira, ve lo stimolo un attimo, e spingo maggiormente sull'apice. Espira, ok? E spingo, sollecito maggiormente con le dita. Un'unica preoccupazione che dovete avere è che le dita devono andare sulla S1, ma non devono andare così, cioè, ok, quindi non devo mettere le dita sulla colonna, va bene? Quindi io devo stare abbastanza con il mio palmo abbastanza in giù, accogliere il coccige in modo che le dita non superino proprio la S1, no? Inspira, vado indietro, espira, vado avanti. Quindi io vado poi ad incrociare. Cosa ho trovato a livello dello spinning test? Perché ricordate che per definire una disfunzione in osteopatia noi dobbiamo avere almeno 2 o 3 test, quindi 2 o 3 prove, okay, funzionali che coincidono. Spiego? Quindi faccio in questo modo, inspira ed espira, ok? Quindi vado a compiere un movimento chiaramente dinamico del sacro. Un'altra cosa ancora dovete dire, ma lo voglio ribadire, che tutti i test clinici che andremo a fare, dal primo all'ultimo, rappresentano in parte anche un trattamento locale, quindi un trattamento di ripristino, di sollecitazioni, possiamo dirle, trattamenti comunque dinamici, perché chiaramente sono micromovimenti che noi facciamo a livello del corpo e lo facciamo nelle condizioni in cui questo circuito anche
diciamo, propriocettivo, capsulare, rimane aperto, rimane comunque accogliente nei confronti di queste sollecitazioni. Bene? Quindi inspira ed espira, inspira ed espira, quindi qui già sappiamo se va più indietro o più in avanti, quindi dobbiamo già confrontare due condizioni, cioè le condizioni che riscontriamo a livello lombare, ad esempio depressivo, ok, alle condizioni invece che troviamo a livello sacrale, ad esempio che va più, si muove più in espirazione, quindi va più in flessione, che in ispirazione, che va più indietro. Quindi già abbiamo una sorta di incrocio di dati, se volete. Poi possiamo fare un'altra cosa ancora, perché questo ci serve di capire se, come dicevo prima, il sacro può impegnarsi con un movimento semplice, no? Di flesso estensione, ok? Di flesso estensione, base in avanti, apice indietro, flesso estensione, o il sacro può essere sottoposto invece ad un movimento, chiamiamolo così, ad un movimento più complesso, cioè un movimento più complesso del sacro, che vuol dire che anche sempre rimanendo sempre fisiologicamente, ok? Quindi più complesso vuol dire che quando noi appoggiamo su un arto e solleviamo l'altro piede, cosa avviene a livello dell'ilio? L'abbiamo visto. Cosa avviene a livello del sacro? L'abbiamo già anticipato un pochettino prima, cioè da quel lato lì in cui c'è l'appoggio del piede, la base del sacro da quel lato, facciamo l'esempio a sinistra, chiaramente, quindi appoggio l'arto sinistro, okay. La base sacrale a sinistra tenderà ad andare in avanti, andrà in avanti e si inclinerà dallo stesso lato. Il peso del corpo compierà a livello del sacro una cosiddetta lateroflessione. Attenzione, adesso prendete sempre degli appunti, perché questo è un discorso che io lo sto predisponendo nel modo più semplice possibile, che però se perdete un attimo il filo poi non ci ritroviamo più. Quindi cosa farà il sacro? Da qui si abbasserà, quindi a sinistra si abbasserà a sinistra, cioè si inclinerà verso sinistra, la base del sacro si inclina verso sinistra. Okay. E siccome a sinistra va avanti rispetto alla porzione posteriore, perché io appoggio il piede sinistro, la base del sacrale sinistra va in avanti, si inclina verso sinistra, ok? Inclinandosi a sinistra e andando avanti ventralmente a sinistra, non può fare altro che il sacro di girarsi alquanto verso destra. Ci siamo? Ok. Quindi la parte, diciamo così, dinamica del sacro, della sacrilieca, è dal lato in cui abbiamo il carico assiale. La stessa cosa succede appoggiando poi il piede destro. Quindi il piede destro, la base sacrale a destra e quindi il solco sacrale diventerà più profondo, ce ne accorgeremo, per questo abbiamo dei dati anche palpatori, no? Quindi quando la base sacrale è più anteriore, il solco omolaterale durante la deambulazione o bilaterale durante ad esempio la flessione bilaterale sarà entrambi tutti e due più profondi, alla estensione bilaterale saranno entrambi meno profondi, e quando ce n'è uno profondo e uno meno profondo, quindi escludiamo il movimento di tipo bilaterale, quindi vuol dire che abbiamo una condizione diversa a destra e a sinistra. E in questo caso, quando poi appoggio il destro, la base sacrale di destra va in avanti, il sacro si inclina verso destra e tenderebbe a girare
la faccia anteriore del sacro, quindi il sacro farà una rotazione alquanto verso sinistra. Come possiamo diciamo, sperimentare questo tipo di condizioni? Perché lo possiamo visualizzare, ma è meglio poi sperimentare questo tipo di movimento. Lo possiamo sperimentare facilmente anche su noi stessi, ok? Mettendoci in piedi, ci mettiamo in piedi, come abbiamo cercato sul nostro partner i punti, diciamo così, dei solchi sacrali, ok? Così lo facciamo con noi. Quindi vado con le dita, con i pollici, a localizzare i solchi sacrali, le mani vengono avvolte sulle creste iliache come sono messi in questo momento qua, e poi semplicemente passo, diciamo così, faccio una marcia sul posto, ok? E avverto con i pollici cosa avviene. Quando io spingo e appoggio il piede destro e alzo il piede sinistro, vedo che a destra la fossetta, diciamo così, del solco sacrale diventa più profonda. Quando invece vado a sinistra diventa più profonda a sinistra. E da questo voi dovete immaginare che ogni volta che voi appoggiate il piede, il sacro fa questo movimento qui. Questo movimento è detto movimento di torsione. Perché è detto movimento di torsione? Perché è un movimento che impegna i 3 piani ortogonali. Perché? Perché in questo movimento di torsione abbiamo detto che il sacro va in avanti. Quindi la prima definizione è che la torsione è anteriore. Se il sacro va in avanti, la torsione è anteriore. Quindi primo parametro, ok? Quindi su un piano sagittale. Quindi su un piano sagittale il sacro va in avanti, primo asse ortogonale. Okay. Secondo asse ortogonale è quello chiaramente, possiamo dire quello orizzontale, quindi perché il sacro quando noi appoggiamo si inclina, ok? Quindi si inclina da questo lato qua, e quindi un piano, tanto per dire, frontale, no? Quindi va da destra a sinistra, ok? L'altro piano è il piano orizzontale. Perché? Perché quando il sacro va in avanti si inclina a destra, ok? E poi ruota a sinistra, chiaramente la rotazione di sinistra impegna l'asse verticale, chiaramente un asse verticale attorno al quale, diciamo, il sacro compie questo movimento di torsione. Movimento di torsione anteriore, perché abbiamo detto che il primo movimento che fa il sacro è in avanti, quindi si impegna attraverso un asse destro-sinistro e va in avanti, si muove su un piano sagittale, poi si inclina, inclinandosi utilizza un asse antero-posteriore e si inclina, poi utilizza un asse verticale per compiere un movimento di rotazione, ok? Quindi definiamo quindi torsione anteriore, ma di torsione anteriore ne abbiamo 2, okay? Perché quando io poggio col piede destro, la base sacrale di destra va in avanti e quindi ho una torsione del sacro che guarderà verso sinistra. Quando appoggio invece il piede sinistro, il sacro chiaramente farà l'opposto, quindi guarderà verso destra. Come possiamo definire queste 2 condizioni? Le definiamo entrambe torsioni, le definiamo entrambe torsioni anteriori, perché il primo impegno è quello di andare in avanti, ok? Ma le dobbiamo differenziare. Le dobbiamo differenziare perché? Perché abbiamo
abbiamo sempre una inclinazione laterale che è opposta alla rotazione, ok? Quindi inclinazione a destra con rotazione a sinistra, e abbiamo una inclinazione del sacro a sinistra con rotazione destra. Quindi quando il sacro si inclina a destra e ruota a sinistra, la nomenclatura che noi usiamo è sacro sinistro sinistro, e vi dirò perché. Quando invece avviene il contrario, che il sacro si inclina a sinistra e ruota a destra, noi definiamo sacro in torsione destra-destra. Vedete che ripetiamo 2 volte una stessa nomenclatura, sinistra-sinistra e destra-destra. Perché? Perché per convenzione internazionale noi chiaramente ci riferiamo alla prima definizione dove guarda il sacro si guarda a destra o guarda a sinistra, quindi la porzione anteriore, e la seconda nomenclatura è su quale asse obliquo a questo punto, perché diviene un asse obliquo, perché se io devo far compiere al sacro un movimento tridimensionale, certamente se voi prendete qualsiasi struttura e volete in qualche modo farla muovere, diciamo così, su un piano tridimensionale, certamente non può farlo attraverso un asse parallelo, ok? Quindi sarà un asse obliquo. Allora, questo è un asse obliquo sinistro. Un asse obliquo sinistro vuol dire che parte dall'alto a sinistra e in basso a destra. Questo è un asse obliquo destro, cioè che parte da una porzione superiore dell'articolazione sacroiliaca di destra e scende invece ad un livello inferiore nell'articolazione sacroiliaca di sinistra. Se io ho quest'asse qua e che io, ecco, c'ho un asse sinistro, ok? E quindi io sono il sacro, attraverso quest'asse sinistro io non posso andare in avanti, semplicemente in avanti, cioè posso andare in avanti, ma a sinistra sono bloccato perché l'asse parte da sinistra. Mi si crea invece una finestra a destra. Allora, c'ho una finestra, allora, questo è un asse, ok? Questo qui è il sacro, giusto? È il sacro. Questo qui è un asse. Quando vado in avanti, qua a sinistra sono bloccato, non posso andare avanti, ma a destra posso andare avanti. Ma per andare a destra provate a passare attraverso una finestra obliqua così, ok? Non potete andare dritte, ma dovete un po' sgusciare verso destra, e così fa il sacro. Quindi compio un movimento di torsione che avanti va a destra e in avanti, a sinistra resta indietro, quindi la parola torsione descrive bene il tipo di meccanismo che fa. Quindi sinistro-sinistro, perché il sacro può andare solamente a sinistra. Guarda a sinistra. Sì, guarda a sinistra. Su un asse sinistro. Su un asse sinistro, perché per convenzione l'asse sinistro va dall'alto verso il basso. Da quale lato sarà positivo il TFS? Perché il TFS deve essere positivo, o a destra o a sinistra. Contrariamente dalla bilaterale e in estensione in flessione, in cui possiamo avere una prevalenza di positività del TFS, ma abbiamo comunque entrambe le articolazioni sacroiliache che rimangono comunque impegnate, okay? Per quanto riguarda invece questa diciamo così situazione, okay? Sempre per convenzione noi abbiamo su un sacro che va sinistro-sinistro, cioè che guarda a sinistra su un asse sinistro, ok? Il TFS, cioè la parte in cui è impegnata l'articolazione sacroiliaca, che quindi il TFS risulterà positivo, è a destra. Il contrario, su un sacro invece che tendenzialmente è in
torsione destra-destra, quindi è libero di andare in avanti a sinistra, che guarda a destra, che si inclina a sinistra, chiaramente, il TFS sarà ristretto, sarà positivo, ok, a sinistra. Quindi per convenzione dovete sapere che nelle torsioni anteriori il TFS è opposto all'asse obliquo ed è opposto alla torsione. Quindi torsione sinistra, TFS positivo a destra. Torsione destra, TFS positivo a sinistra. I test clinici nella torsione anteriore, e ci fermiamo nella torsione anteriore, la torsione anteriore nei test clinici sarà depressivo quella lombare e sarà tendente alla quindi movimento maggiore in espirazione, ma chiaramente non ci indica, i due test primi che noi facciamo non ci indica se è una torsione destra o sinistra. L'unica cosa che ci indica poi se abbiamo una torsione destra o sinistra, sono diversi fattori, tra cui anche l'osservazione dei punti di repere. Abbiamo parlato ieri che anche a livello sacrale abbiamo 4 punti di repere, cioè 4 punti di repere sarebbero i 2 solchi sacrali superiormente e al di sopra dell'articolazione sacroiliaca e altri 2 punti inferiori, cioè al di sotto della sacroiliaca, che sono i 2 AIL, angoli inferolaterali del sacro. Quindi, tanto per dire, sul sacro bilaterale in flessione noi troviamo tendenzialmente, palpatoriamente, che abbiamo i 2 solchi più profondi e le 2 AIL più superficiali, più dorsali. Il contrario, troviamo il sacro che va in estensione, quindi solchi sacrali meno profondi, bilaterali, e l'AIL più ventrali, cioè più praticamente verso l'addome. Con la torsione invece noi troviamo delle condizioni, diciamo così, oblique, cioè troviamo un lato nella torsione sinistra troviamo il solco sacrale di destra che è più profondo e l'AIL di sinistra, quindi anche qui abbiamo un'obliquità inversa all'asse, l'asse sinistro va da in alto sinistra verso il basso a destra. I segni clinici invece vanno da in alto a destra, in basso a sinistra, perché abbiamo un solco sacrale più profondo a destra e un AIL postero inferiore a sinistra. Postero inferiore. Abbiamo visto ieri che l'AIL la dobbiamo osservare sotto 2 condizioni, cioè se è più alta o più bassa, cioè se è più craniale o più caudale, ponendo i pollici al di sotto, o ponendo i pollici al di sopra, se è più superficiale o più profonda, più ventrale o più dorsale. La combinazione è postero inferiore, solco profondo, AIL postero inferiore a sinistra per il sacro sinistro, AIL postero inferiore destra e solco più profondo a sinistra per il sacro destro. Io direi che mi fermo qui. Vedo un po' di fumi che escono dalle teste. Io mi fermo un attimo qui, poi sospendere. Ok.